Oggi darò il via a un nuovo progetto che ho rimandato in continuazione a lungo. È solo, il primo tassello di questo progetto sperimentale, cioè quello dell'orto qui in baita. Sto predisponendo questo piccolo spiazzo per l'installazione di una piccola serra. La serra sarà per l'appunto il primo passo. Ho intenzione di provare per prima cosa a fare degli esperimenti di orto invernale, coltivando alcuni ortaggi semplici, e successivamente questo diventerà il semenzaio per piccoli terrazzamenti che predisporrò qua in giro. Non so ancora esattamente dove e non so ancora esattamente come verranno gestiti. L'idea è quella di quella tipologia di orti minimalisti in cui praticamente viene richiesta pochissima manutenzione, pochissima annaffiatura, perché per l'appunto per me è un problema gestire in modo regolare queste operazioni. Quindi un po' sarà un'irrigazione automatizzata e un po' per l'appunto saranno tipologie di orti che richiederanno veramente poca irrigazione. Questo sulla carta, poi si vedrà. Adesso andrò a montare questa piccola serra e la installerò qui in questo punto molto soleggiato e abbastanza pianeggiante, e poi inizierò anche a studiare man mano dove eventualmente potrò costruire questi piccoli terrazzamenti per questi piccoli orti che verranno avviati l'anno prossimo, spero. Ma adesso mi prendo un attimo di pausa e volevo farvi vedere un prodotto che mi è stato mandato da Doogee. Oggi ho il piacere di potervi presentare il nuovo Doogee R10. È un rugged tablet, quindi è un tablet progettato per resistere a condizioni estreme. Verrà lanciato a brevissimo sul mercato, è un tablet dalle caratteristiche tecniche elevate e da un prezzo assolutamente concorrenziale. Un rugged tablet è un tablet per l'appunto che si può utilizzare in contesti estremi, ma anche semplicemente nella nostra vita quotidiana possiamo utilizzarlo maltrattandolo, quindi senza dovercene curare più di tanto. A livello di caratteristiche tecniche abbiamo una certificazione IP68, IP69 EMIL Standard 810H che lo rende impermeabile, resistente alla polvere, resistente alle cadute e in condizioni di operare dai meno 20 gradi centigradi ai 55 gradi centigradi, quindi condizioni veramente estreme. Sistema di localizzazione satellitare GPS Beidou Galileo GLONASS a GPS, quindi ottimo per la nostra navigazione, per i nostri trekking. Un display da 10,4 pollici 2K con una qualità elevata e dei bellissimi colori. Ho avuto modo di apprezzarlo per guardare alcuni film, vi garantisco che è veramente un ottimo display. Gorilla Glass 5 che è un vetro resistentissimo ai graffi e agli urti, ma Doogee ci manda già di suo un'ulteriore protezione su questo display. 4 speaker per poter apprezzare una qualità audio elevata guardando i nostri film senza necessariamente utilizzare uno speaker Bluetooth, un microprocessore interno Helio G99 octa-core molto veloce, 8 GB di RAM che si possono estendere con altre 7 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, espandibile con ulteriori 2 TB esterni se vogliamo aggiungerli. 10.800 mAh la batteria, che quindi ci consente un'elevatissima autonomia per diversi giorni, 18 watt la ricarica rapida, OTG che ci permette oltretutto anche la ricarica inversa, quindi possiamo caricare il cellulare dei nostri amici utilizzando il tablet, una fotocamera Sony da 20 megapixel posteriore, una da 16 megapixel Samsung frontale per le videochiamate, Android 13, 4G, Dual SIM, un pacchetto software con degli strumenti che ci possono tornare utili, quali la bolla, la lente di ingrandimento e così via, e ci viene fornito anche questo laccetto per poter godere del tablet semplicemente tenendolo in mano, poter vedere i video in posizione decisamente più comoda. Questo è già tutto incluso all'interno del pacchetto di Doogee. Doogee R10 verrà lanciato a brevissimo sul mercato ad un costo di 238 euro come prezzo di lancio, che è un prezzo veramente bassissimo per un tablet con queste performance e questa qualità. Quindi vi lascio tutti i link in descrizione, ringrazio Doogee e continuiamo il nostro video.
Ci voleva questo bel temporale, fortunatamente in questa settimana di Ferragosto sta facendo temporali serali tutti i giorni. Volevo farvi notare i castagni ingialliti qui di fronte e sulla montagna davanti alla baita, gli alberi, i tigli e i castagni ingialliti. Questo è dovuto alla siccità, è dovuto al fön che ha tirato in modo abbastanza aggressivo per diversi giorni, una persistente situazione di siccità che ci portiamo avanti da ormai tantissimo tempo, nonostante abbia piovuto, perché quest'estate è stata un'estate abbastanza piovosa, ma comunque il deficit idrico resta, quindi siccità latente nel terreno, fön, piante che sono ingiallite precocemente. Stanno già perdendo le foglie. Allora, ho provato a predisporre questo minuscolo appezzamento di terreno, ho messo il letame della seconda baita coperto da un po' di paglia per fare da pacciamatura, e adesso questi giorni vado a recuperare qualche piantina e sistema di irrigazione a goccia tramite pannellino fotovoltaico. Andiamo a fare una passeggiata. È una freschissima giornata oggi. Questi giorni sta facendo temporali serali tutti i giorni.
E niente, questo progetto qui dell'orto, uno potrebbe pensare che sia una cosa abbastanza semplice, in quanto siamo in un contesto molto naturale e quindi dovrebbe venire facile, tra virgolette, ma in realtà il terreno qui è veramente povero, sassoso. Probabilmente la cosa più redditizia sarà l'utilizzo dello stallatico in pellet, che è quello che occupa meno spazio e riuscirò a portare in modo più efficiente possibile. Ero già pronto per piodare questa piccola parte di pavimento tra le due baite, quando alla fine sono venuto a scoprire che il pavimento già c'era ed era ricoperto da uno spesso strato di terra e di erba, almeno una spanna scarsa, e zappettando sono venuto a scoprire che effettivamente la pavimentazione era regolare, quindi me la sono cavata con poco, con una semplice pulizia ho fatto un po' di sacchi di terra e portati via, una lavata, e adesso valuterò se fugare con della malta o se lasciar crescere l'erba tra le fughe, cosa che penso sia più probabile. Probabilmente lo lascerò in questa veste un pochino più naturale con l'erba tra le fughe. Lavori semplici ma efficaci e soprattutto lavori da fare. Installazione di una lampada in stile industriale qui nella seconda baita,
per poter lavorare adesso che le giornate diventeranno più corte, ci avviciniamo all'autunno. Ho semplicemente allestito un semplicissimo impiantino con un cavo che viene collegato con una prolunga alla presa esterna del boiler, e quindi dal mio impianto principale della prima baita riesco ad alimentare anche la seconda baita, e posso anche collegare una ciabatta con la quale posso eventualmente alimentare ulteriori elettroutensili. Questa è la mia settimana di ferie in baita, e nonostante sia una settimana di ferie ho deciso comunque di mettere in campo un po' di lavori, però come potete vedere non sto facendo nulla di eclatante, non ho deciso di fare lavori che mi impegnassero un'intera settimana, ho deciso di fare lavoretti qua e là, cose che magari normalmente sono stupide, in un contesto di tempo più dilatato, insomma sono anche rilassanti, perché questa settimana ho intenzione anche per l'appunto di rilassarmi e non solo di dedicarmi ai video, non solo di dedicarmi a faticare, voglio anche farmi i miei giri in montagna e anche stare un po' tranquillo. Quindi diciamo mi sono ritagliato dei lavoretti divertenti. Domani andrò a coltivare nella serretta, andrò a mettere delle piantine di finocchio, lattuga e cavolo. Quindi inizierò con queste varietà e domani vi farò vedere anche il piccolo sistema di irrigazione che ho deciso di prendere, e scopriremo poi cosa succederà, se queste piantine cresceranno o mi abbandoneranno subito. Buongiorno, allora oggi andrò a effettuare i miei primi esperimenti, andrò a piantare le prime piantine di cicoria invernale, finocchio e cavolo broccolo. Fa veramente molto caldo, si vede che è una serra, e quindi allora io ho fatto questa pacciamatura con la paglia, sotto ho messo il vecchio letame, scaverò delle buchette e andrò a mettere le piantine, sperando che funzioni. Allora il lavoro è completato, le piantine sono state piantate, l'impianto di irrigazione è stato applicato, Loki fa il bravo, e adesso vedremo. Sicuramente è la settimana sbagliata perché fa un caldo tremendo. Il sistema di irrigazione è interessante, funziona bene. Adesso vi faccio vedere un pochino questo rudimentale sistema. Vai Loki. E niente, vedremo nelle prossime settimane cosa succederà, se le piantine sopravviveranno o se ho eseguito qualcosa di sbagliato. Conoscenze riguardo gli orti pari a 0, quindi qualche consiglio qua e là, ma insomma sono assolutamente alle prime armi. Questo piccolo impianto di irrigazione ha 20 ugelli col gocciolatore e non sono riuscito a coprire tutte le piantine, quindi qua ho diviso un gocciolatore per 2 piantine. Vedremo, insomma, vedremo cosa ne verrà fuori. Il sistema è molto interessante perché è un sistema a goccia che va con 2 batterie stilo ricaricabili con un piccolo pannello fotovoltaico. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il cuore di questo piccolo impiantino, una pompettina che funziona con 2 pile stilo ricaricabili della Klaber, con un piccolo pannellino fotovoltaico che dovrebbe garantire il funzionamento continuo della pompa, poiché durante la giornata si dovrebbe ricaricare. È in grado di erogare massimo 200 ml per pianta e possiamo regolare
la frequenza di annaffiatura giornaliera, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni e così via. Al momento mi sono ingegnato con questo sistema di recupero dell'acqua dalle grondaie, perché questa serra ha 2 piccole grondaie. Ho utilizzato 2 corrugati che ho utilizzato precedentemente per interrare i cavi elettrici e li ho fatti entrare in questa tanica che è piccolina, che poi andrà sostituita con una tanica più grande, però al momento avevo solo questa, quindi abbiamo questi 15 litri. Quando pioverà, teoricamente si dovrebbe rimpinzare un pochino dalle grondaie che da un lato sono state tappate e da questo lato invece sono libere e quindi faranno entrare l'acqua all'interno di questa piccola cisterna. Quindi il sistema concettualmente è carino. Sicuramente ci sono delle criticità dovute al momento, siamo in una settimana eccessivamente calda per questa tipologia di ortaggi, vedremo. Ora andrò ad azionare il gocciolatore e vi farò vedere come funziona questo sistema di irrigazione che sembra davvero molto efficiente.
Ciao!